tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. In questo video vogliamo parlare di un mezzo veramente interessante, un mezzo che devo dire che avevo avuto modo di vedere, naturalmente non è un mezzo che è uscito in questi giorni, le notizie, le news, che però avevo visto magari probabilmente un po' di sfuggita e non mi aveva destato troppa curiosità, forse, non lo so per quale motivo. L'ho avuto modo di conoscerlo per meglio per realizzare questo video e mi è piaciuto tantissimo, un gusto retro però assolutamente attuale, e poi lo vedrete anche nelle varie immagini e videttini che metterò all'interno di questo video, che ha delle caratteristiche molto interessanti e molto importanti. Vi dirò tutti quelli che sono i dettagli che ora conosciamo e abbiamo avuto modo di vedere all'interno di quella della Renaulution, e naturalmente vi invito a seguire tutto quello del video, e poi in fondo vi metterò anche vari linkettini per seguire anche tutto quello dell'evoluzione Renault, perché è davvero una rivoluzione molto importante, con i vari mezzi che usciranno naturalmente di qui al 2025, un tourbillon pazzesco, visto che stiamo a parlare di una vettura, diciamo un'azienda francese, e naturalmente ora vedremo tutto quello che è nel dettaglio. Siete curiosi di conoscerla? A me è piaciuta tantissimo. Andiamo! Conosciamo insieme la Renault 5. Innanzitutto cominciamo a parlare di un discorso sentimentale. La vettura elettrica deve essere qualcosa di emozionale e anche sentimentale. Se c'è una storia dietro, a maggior ragione, ben che meglio ancora. Quello che ha intenzione di fare Renault è, diciamo, seguire anche un pochino quelle che sono state le orme della Fiat. Questo perché per fare la 500 elettrica la Fiat ha puntato tutto su quelle che è Mirafiori, un'azienda, diciamo, storica per quanto riguarda la produzione della 500. Cosa ha intenzione di fare Renault? Ha intenzione di fare la medesima cosa con quella è la Renault 5 e di produrla a due, diciamo, luogo storico di produzione del mezzo Icona, la Renault 5 giusto appunto, dal 1972 al 1984. E quindi di seguire davvero anche un discorso emozionale, davvero di seguire il cuore di tutte le persone che si sono, diciamo, emozionate nei vari, diciamo, anni con questo mezzo storico che viene riproposto giusto appunto a zero emissioni. Questo perché l'intenzione della Renault, che abbiamo avuto modo di vedere durante la Renaulution, seguendo anche quelli che sono stati, diciamo, i discorsi fatti da Luca De Meo, è quello di rilanciare un'azienda che ha sofferto molto in questi anni, e anche l'ultimo anno insomma non è stato dei migliori, anzi totalmente, diciamo, abbastanza, si può dire anche abbastanza disastroso per quanto riguarda i suoi bilanci, di rilanciarsi di qui al 2025 con l'uscita di 7 vetture elettriche, davvero 7 vetture elettriche nuove, nuovissime, dalla più low cost a quelle, diciamo, più performanti, per tirare davvero fuori Renault da questo momento difficile, puntando tutto sull'elettrico. E la Renault 5 è una di queste frecce che ha intenzione di scoccare l'azienda francese giusto appunto per rilanciarsi. Ora andiamo a vedere un po' i dettagli di questa Renault, perché è veramente molto bella. A me mi ha colpito tantissimo. Vedete anche dalle immagini, avete modo insomma di seguire nel video. A me non mi dispiace affatto lo stile retro, ma assolutamente attuale delle sue forme. I fari sono veramente molto carini e vedrete che sono uniti da una stringa che, diciamo, si collega a quello che è il logo, anch'esso a LED. Veramente molto bello, anche la scelta poi quadrata dei fari sotto, anche quella mi piace particolarmente. Se guardate per bene il mezzo non vedete quello che è la presa d'aria, perché dov'è? È nascosta sul cofano, che sembra una presa d'aria. Ragazzi, però io sono sincero, parla un innamorato della propria percorsa, un innamorato della propria vettura, mi dà un'impressione, una paura di poterla graffiare la scocca in tutti i momenti, avendola presa in questo modo, perché magari il cavo vi struscia dal lato sinistro, dal lato destro, dipende insomma come avete modo di parcheggiare, e mi dà una paura pazzesca di graffiare davvero quella che è la scocca, la carrozzeria. Diciamo una scelta carina, nel senso che scompare la presa di ricaria e sicuramente nessuno vi ci batterà per i piccoli incidentini che probabilmente può capitare, no, nella presa anteriore. Però cavolo, io avrei una paura pazzesca, ma insomma parla probabilmente è una paura stupida e inutile, però personalmente ce l'ho e ve ne faccio menzione. Continuiamo a vedere la macchina, dai.
Possiamo vedere anche per quanto riguarda gli interni sono profondamente digitali, però attenzione, trattasi di concept e la produzione potrebbe essere diciamo anche smorzata, speriamo di no, ma insomma potrebbe essere smorzata, spesso succede così. Curiosi anche i dettagli della bandierina francese sugli specchietti e della illuminazione 5 che vedete diciamo sulla carrozzeria, anche quella molto molto carina, non so se verrà diciamo riproposta anche sul mezzo di serie, ma sarebbe carino fosse in questa maniera. La misura poi andrà a fare concorrenza alla 500 giusto appunto, come dicevamo giusto appunto prima, la Mini e quant'altro, e quindi si stima tra i 3,60 m e i 3,80 m come lunghezza complessiva e 4 posti. L'intenzione dell'azienda è quella di rendere effettivamente diciamo competitiva la vettura anche sotto il profilo del prezzo, e questo facendo cosa? Utilizzando un'altra tipologia di batterie differente rispetto a quelle della batteria tradizionale, e quindi utilizzando la batteria a ferro litio fosfato con un catodo che è differente a quello delle batterie tradizionali, è in manganese, nichel e cobalto. Questo perché? Perché abbiamo un costo molto minore per quanto riguarda la batteria medesima, perché non abbiamo il cobalto che è un metallo prezioso, raro, e quindi anche un costo veramente sostenuto, e poi abbiamo anche un pacco batterie più sostenibile, giusto appunto perché non abbiamo cobalto. Abbiamo maggiore stabilità e minore degrado della batteria stessa. Però c'è un ma, naturalmente voi potreste dire, sentendo quello che vi sto dicendo, no, cavolo, se è la panacea di ogni male, perché tutte le aziende non utilizzano le batterie al ferro litio fosfato rispetto alle classiche batterie al litio che sono attualmente in produzione per quanto riguarda le vetture? Questo perché ha una densità energetica minore, un peso maggiore, un ingombro maggiore diciamo in vettura, e per questo attualmente non viene particolarmente utilizzato, perché le batterie diciamo hanno anche un certo peso, e naturalmente utilizzare una batteria che ha una densità energetica minore porta anche a un ingombro maggiore, a un peso maggiore, quindi magari non è la scelta migliore che viene utilizzata insomma da tutte le aziende. Ho avuto modo di seguire diciamo diversi video, perché ammetto non sono del settore e uno deve sempre tirare le mani indietro quando si parla di determinate cose, per non dire bischerate. Sono andato a vedere vari video e siti insomma per informarmi per meglio per quanto riguarda le batterie al ferro litio fosfato, dove vengono utilizzate, dove vengono insomma davvero dove vengono utilizzate per meglio, insomma qual è la loro situazione tipo attualmente. Vengono utilizzate soprattutto per quanto riguarda i mezzi industriali, questo perché come dicevamo non necessitano, insomma non è importante quello dell'ingombro, l'importante è che ci sia durabilità. Questi pacchi batteria sono veramente duraturi, perché naturalmente su un mezzo industriale l'importante non è la prestazione, non è un mezzo prestazionale, è un mezzo che deve durare, quindi deve essere, insomma, deve durare, un mezzo industriale dura, tipo, deve lavorare 7 giorni su 7, 24 ore su 24, insomma, l'importante, e quindi le arie continue, quindi l'importante è che sia veramente, diciamo, duraturo il pacco batterie, non tanto prestazionale. Quindi per cui questa è proprio la differenza, tipo ha una curva piatta per quanto riguarda l'energia. Questi sono un po' i pro e i contro, giusto appunto per questo motivo non vengono utilizzati spesso per quanto riguarda l'automotive, per questo motivo qui. Però la scelta dell'azienda Renault stessa è di utilizzare questi pacchi batterie per rimanere con un prezzo sotto i 30.000 euro, per essere più competitivi possibili. Naturalmente online troverete prezzi sui 20.000, perché il range sarà dai 20-30, però la Renault stessa ha detto sotto i 30.000, quindi non vi aspettate 21.000, ecco insomma. Questa è proprio la scelta per essere più competitiva possibile. Quindi non è, diciamo, da disprezzare. E poi il mezzo, come vi dicevo, a me mi è piaciuto tantissimo. All'interno del canale troverete anche quelle che sono le altre vetture che sono davvero addirittura d'arrivo per quanto riguarda il gruppo Renault, e quindi parliamo della Dacia Spring, è un mezzo veramente interessante, cittadino, con un prezzo molto competitivo, naturalmente non con un'autonomia illimitata assolutamente, perché parliamo di un mezzo veramente cittadino, però veramente molto molto interessante, che ha destato anch'esso molta curiosità. Parliamo della Renault Megane E-Vision, che anch'essa molto molto interessante, un mezzo, diciamo, veramente per tutti gli usi, molto extraurbano, davvero dà la possibilità di utilizzarla a 360 gradi. Naturalmente troverete il video sulla Renault Zoe, magari un po' più datato, perché la Renault Zoe non è in vendita da ora, e 2 video specifici per quanto riguarda la Renault Twingo, con varie tipologie di
strumentazione, optional, prezzari e davvero anche due configurazioni mi sono venute veramente molto carine, molto belline, perché la Renault Twingo è un gioiellino estremamente personalizzabile. Mi sono venute due configurazioni, una più bella dell'altra, una che è veramente un amore. Non voglio fare, diciamo, non voglio essere, diciamo, arrogante assolutamente, ma mi è venuta una bellissima, veramente bella, 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 e vi invito naturalmente a vederla. Poi metterò vari linkettini, non so se metterò magari una stringa basso alta o le finestrelle quadrate, insomma, alla fine del video, ma comunque sia all'interno di quello del canale Marco Elettrico troverete tutti questi. Per quanto riguarda la Megane E-Vision, diciamo, l'ho messa all'interno di quelle che sono le uscite quarto trimestre 2021. Poi ci farò magari un video un po' più dettagliato, però attualmente, diciamo, questi sono tutti i link che potete vedere all'interno del canale. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, vi invito a seguire quello del canale Marco Elettrico per seguire anche quelle che sono, insomma, le ultime notizie per il mondo a zero emissioni. Io spero di fare un buon servizio, io vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale qualora lo aveste fatto e ci vediamo sempre qui su Marco Elettrico. Un bacione a tutti e sempre Forza Elettrico, un mantra per tutti. Alla prossima, ciao!